Bentornati nel forum, siamo qui oggi per parlarvi di Valraven, gioco di ruolo sviluppato dalla World Anvil e edito in Italia dalle MS Edizioni. Ora, Valraven è un'ambientazione molto particolare a cui io mi sento vicino sotto un certo punto di vista, perché ha dei ben specifici elementi a cui fa riferimento per creare la propria ambientazione. Se ci sono nel nostro canale fan di Berserker, sicuramente si divertiranno in questo gioco di ruolo. Ricordiamo tra l'altro questo titolo anche per il fatto che purtroppo l'autore è morto lasciando l'opera incompiuta, ma sicuramente in Valraven voi potete ricreare delle avventure molto simili, ma comunque è un'ambientazione che si presta a qualsiasi tipo di medieval fantasy, inteso come low fantasy, particolarmente violento e ricco d'azione. Anche The Witcher può essere tranquillamente ricreato in un gioco di ruolo del genere, o comunque è sicuramente uno degli elementi che lo hanno ispirato. Valraven ci porta in un'ambientazione in realtà molto europea, che dovrebbe essere più o meno come identificazione temporale quello della guerra dei cent'anni. Per un chiarimento storico molto veloce, la guerra dei cent'anni è una guerra che si è svolta al cavallo del 1300 e il 1400, principalmente fra il Regno d'Inghilterra e il Regno di Francia, per una serie di motivi estremamente vasti, il cui principale, o considerato quello classico, era una disputa dinastica riguardo alla corona francese. Ovviamente potete immaginare che con questo erano collegati anche molti domini su delle terre abbastanza importanti, per cui è stata necessaria scatenare una guerra che appunto è durata quasi un secolo e in realtà è stata fondamentale per lo sviluppo di molte sovrastrutture sociali che conosciamo, ora non dico nell'Europa moderna, ma comunque che hanno caratterizzato buona parte della storia europea. Quindi Valraven ci porta in un'ambientazione del genere, è un'ambientazione dura, cruda, particolarmente sanguinaria, ambientata da soggetti dalla moralità sicuramente grigia e particolarmente dediti alla guerra. Siamo fra il 1300 e il 1400 più o meno come livello di identificazione culturale ed estetica. La guerra era letteralmente la prima cosa che ti veniva in mente quando volevi fare soldi. In Valraven, appunto, i nostri personaggi non saranno solo un party, quel gruppo di avventurieri che possiamo trovare in qualsiasi altro gioco di ruolo, ma saranno una compagnia di mercenari o una parte, comunque un'identificazione di una compagnia di mercenari più grande, che è totalmente sensato. In quel periodo e in realtà come maggior parte della storia medievale europea e anche in realtà più moderna, i mercenari sono stati un elemento fondamentale quando si muoveva guerra, addirittura se non che la maggior parte degli eserciti nel Medioevo quando si andava a muovere guerra. Quei soggetti che fanno guerra per professione sono comunque un elemento fondamentale e caratteristico di molti giochi di ruolo. È difficile trovare dei media che non hanno comunque in un certo senso ricostruito in un qualche modo la figura del mercenario. Ricordiamo i Mandaloriani di Star Wars sono effettivamente mercenari, cosa che tra l'altro è anche molto vicina alla società italiana del Medioevo, dato che i Savoia erano effettivamente, almeno nel loro inizio, dei mercenari. Quindi ritroviamo anche un fondamentale elemento non solo culturale ma anche storico in questo gioco di ruolo, ripreso però in chiave fantasy. Non immaginatevi un fantasy ricco di magia oppure pieno di razze particolari. Siamo vicini più a una cosa appunto come The Witcher, Berserker o anche Dark Souls, è citato fra le fonti di ispirazione di questo gioco. Quindi neanche aspettatevi una magia particolarmente potente, ma una magia un po' particolare, basata su energie strane o anche su determinati tipi di rituali, comunque non vista sicuramente bene.
La cosa particolare di Warraven è che usa un sistema di gioco abbastanza ben individuato, che è il Monad Echo. Tra l'altro, nel caso voi abbiate seguito il titolo per un tempo considerevole, saprete sicuramente anche che Warraven ha il suo set di dadi. Può essere tranquillamente giocato con degli altri tipi di dadi, ma anche i suoi dadi personalizzati. Il Monad Echo si basa sull'idea che ogni personaggio è dominato da delle caratteristiche. Queste caratteristiche formeranno la nostra pool di dadi, che andrà poi sottratta in base alla difficoltà della prova che dovremo affrontare. Questo ci dirà i dadi da tirare. Il successo è da 2 a 6 di risultato del dado. Voi direte, è un gioco semplicissimo, come si fa a fallire? È qui che ritrovo una particolare genialità del sistema. Un qualsiasi 1 in un qualsiasi numero di dadi tirati si risolverà in un fallimento. Quindi in sostanza più dadi si tira, più possibilità di fallimento c'è. Però per arrivare ad avere i successi migliori, quelli diciamo senza conseguenze, dovremo per forza andare a spendere un numero maggiore di dadi e quindi avremo sempre di più una maggiore possibilità di fallire e di avere quindi risultati abbastanza cruenti per il nostro personaggio. Tra l'altro tutti i personaggi potranno però anche spendere un numero di punti relativi a una caratteristica che si chiama Soma all'interno del gioco, che serviranno appunto a darci in situazioni critiche dei successi aggiuntivi per appunto riuscire a compiere azioni più eroiche o particolarmente violente a seconda di come preferite affrontare il gioco. Warraven ha comunque un'ambientazione abbastanza vasta che non sto qui tutta a descrivere. In sostanza però immaginatevi un mondo che è appunto quello di Warraven, che si trova in un'epoca medievale, in sostanza, ma medievale abbastanza avanzata, in cui c'è un impero, terre selvagge, diverse congregazioni o comunque fedi religiose che fra di loro si contrastano e si sfidano e creano tutti quegli elementi necessari non solo per grandi battaglie ma anche per sotterfugi e macchinazioni politiche. Difatti, una caratteristica che ho molto apprezzato di questo titolo è il fatto che noi possiamo giocare in successione fra di loro o anche solo singolarmente 4 tipi di stagioni diversi: la stagione del sangue, del ferro, dei veleni oppure dei destini. La stagione del sangue dovrebbe riguardare grandi battaglie, scontri cruenti o comunque eclatanti verso il raggiungimento di un determinato scopo. Quella del ferro riguarderà l'affrontare un nemico formidabile, possiamo dire il boss della situazione. Quella dei veleni invece è una stagione che riguarda un momento più di tranquillità apparente, perché si avrà la fine di un conflitto, ma quindi l'inizio di tutte quelle macchinazioni politiche, tutti quei coltelli nell'ombra, quei veleni che si verificano all'interno delle corti. Un altro tipo di guerra combattuta in una maniera diversa, ma ugualmente e assolutamente letale. Quella invece dei destini riguarderà più i nostri personaggi, riguarderà la loro crescita personale o il raggiungimento dei loro obiettivi. Possono essere appunto utilizzate in successione queste stagioni, oppure essere oggetto di campagne indipendenti. È carino perché anche qui potremo avere una continuità della stessa compagnia di mercenari che caratterizzerà fortemente anche la creazione del nostro personaggio. Accanto ai veri e propri PG, ai veri e propri giocatori, ci sarà chiesto anche di creare la compagnia che essi compongono o di cui fanno parte, nel caso sia una compagnia più grande. Nel manuale, tra l'altro, quando parla delle ambientazioni e delle varie fazioni che sono presenti, ci verranno comunque indicate anche le compagnie di mercenari più importanti nel caso non vogliamo creare la nostra e fare parte di una di queste, oppure affrontare una di queste molto meglio. Per quanto riguarda i personaggi, devo dire che li ho apprezzati molto perché sono in sostanza degli archetipi
che daranno delle varie possibilità sia interpretative sia di gioco, ma si capiscono subito bene, ma anche sono molto particolari con riferimento sia all'ambientazione sia al periodo storico che viene descritto. All'interno dei personaggi che possiamo giocare potremo trovare ad esempio il condottiero, che si spiega da sé, è colui che guida la compagnia di Ventura, ma anche la Lamia, che non è una donna serpente in questo caso, ma quella specie di personaggio riferito alla magia druidica o comunque a quel tipo di magia legata fortemente alla superstizione e al rituale, che è molto sensato trovare in un'ambientazione di questo periodo, soprattutto in questo periodo storico, e che quindi potrebbe compiere attività, diciamo, dietro le quinte della nostra compagnia di mercenari. Poi altri soggetti come la Lama nell'ombra, che è il classico assassino, ma anche tutti quei personaggi che all'interno della compagnia dei mercenari potrebbero essere di utility, semplicemente di supporto, come potrebbe essere il medico. In sostanza, Valraven a me piace molto, o comunque ne ho apprezzato molto la lettura, semplicemente perché riesce a conciliare bene una narrazione, uno stile di gioco comunque poi sostanzialmente fantasy, con un'ambientazione storica ben individuata, e avere quel minimo di realtà e di perfezione storica nelle mie campagne a me sinceramente è sempre piaciuto. Tra l'altro sono collegato molto fortemente all'idea della compagnia dei mercenari, perché quando facevo l'evocazione storica una delle mie compagnie appunto erano dei mercenari italiani del periodo più o meno del 1400, se non ricordo male, quindi più o meno addirittura questo periodo qua, e c'era un particolare modo di armarsi e di vestirsi che, devo dire, nelle illustrazioni del manuale, che è comunque molto minimale nell'impaginazione, sono bene o male riprese, ci danno in sostanza una buona idea dei personaggi che ci possiamo trovare di fronte e che in realtà ci potevamo trovare di fronte anche nella Guerra dei Cent'anni. L'unica effettivamente critica che gli posso un po' muovere è che determinati temi storici sono forse un po' di nicchia, quindi potrebbero coinvolgere determinati tipi di giocatori rispetto ad altri. Comunque secondo me è buona regola provare in generale un po' tutto, chissà che poi magari ci interessi anche dal punto di vista non solo di gioco di ruolo un'ambientazione del genere. Il fatto che abbia un sistema che richieda dei dadi particolari secondo me non crea troppi problemi, per il semplice fatto, viene detto proprio anche nel manuale, se non avete i nostri dadi potete tranquillamente utilizzare dei normalissimi D6 magari di colore diverso, perché alcune volte ci vengono chieste di tirare tipologie di dadi accanto a tipologie di dadi diverse, e quindi avere dei dadi di colore diverso, che non credo sia un problema, soprattutto parlando di D6, potrebbe aiutare a distinguere determinati risultati da altri. Semplicemente i dadi ufficiali servono perché hanno per una perfezione tecnica, diciamo, completa. In ogni caso consiglio fortemente questo titolo, da far notare che esiste anche una espansione che è in sostanza un sunto di tutti gli elementi che erano presenti nel Kickstarter e ci darà una migliore visione, oltre che delle fazioni e dei luoghi che questi occupano, anche di tutta una serie di NPC che possiamo inserire nelle nostre campagne. E tra l'altro ho notato che che per ogni luogo che viene descritto, almeno quelli più importanti, ci vengono date una specie di tabelle di incontri casuali nel caso vogliamo rendere più dinamica la nostra narrazione. Se questo video vi è interessato, o comunque vi ha interessato come spero a approfondire questo titolo, io vi invito a seguire il canale, a mettere mi piace, a condividere il video, se ci state seguendo su YouTube a cliccare la campanella per avere tutte le notifiche riguardanti i nostri video. Abbiamo comunque altre pagine social, abbiamo una pagina Facebook, un profilo di Instagram e anche un gruppo Telegram nel caso vogliate con noi fare un paio di chiacchiere in maniera così più rilassata. Francesco dal Forum Sententiam, chiudo. Mi sono scordato infine, ma assolutamente non infine, di dover ringraziare il nostro tribuno Andrea Biasone per averci effettivamente fornito i manuali, altrimenti non saremo
sicuramente non ora state in grado di portare la recensione di questo gioco di ruolo che ho apprezzato veramente tanto. Davvero questa volta, Francesco dal Forum Sentenzia, chiudo.